Finalmente è arrivata l'ora di ripartire da Queenstown. Dopo 3 mesi passati a vivere e lavorare lì, è un po' strano, fa un effetto un po' strano ripartire e dover salutare tutti i miei amici, tutte le persone che ho incontrato lì. Però, come sempre, la vedo in modo positivo, è l'inizio di una nuova avventura, quindi sono comunque felice. Adesso vi porto in questo viaggio da Queenstown fino a Auckland, perché dobbiamo guidare il nostro van fino a Auckland e vi faccio vedere un po' il nostro viaggio fino a lì. Iniziamo dalla prima tappa, la prima fermata è a Mount Cook, dove c'è questa bellissima passeggiata, camminata che volevo fare. Questa camminata si chiama la Hooker Valley Track ed è meravigliosa a quanto pare, quindi vi porto con me. È una passeggiata molto semplice, non so esattamente, non ricordo quanti chilometri siano, però mi ci sono volute 2 ore e mezza per farla, quindi abbastanza corta, non molto lunga. Ed è tutta in piano, quindi non ci sono salite, non è ripida, bisogna semplicemente camminare appunto in piano per 2 ore e mezza, incluso il ritorno, quindi davvero veloce. E insomma potete già vedere da questi video e panorama, come al solito sono mozzafiato, come la mia parola preferita, mozzafiato, ma sono davvero incredibili. Guardate questa montagna. Io mi sono dovuta fermare ogni 10 passi per fare foto e video in continuazione. Durante tutto il tragitto sei circondato letteralmente dalle montagne e anche da qualche lago. Volendo si può continuare oltre questo punto, ma questo lago, il lago Hooker, è il punto dove di solito arrivano tutti e dove mi sono appunto fermata anche io per poi tornare indietro, anche perché il vento era pazzesco, come potete vedere dai miei capelli. Il viaggio di ritorno è altrettanto incredibile, non ti stanca mai vedere questi paesaggi, quindi non è mai noioso e bisogna attraversare questi ponti ogni tanto, ce ne sono 3 lungo il tragitto che per me sono stati terrificanti perché soprattutto con il vento traballano moltissimo, quindi avevo una paura incredibile perché soffro di vertigini e cercavo di distrarmi guardando il paesaggio intorno a me, ma era veramente difficile perché penso lo vediate già solo da questo video quanto questo ponte traballi. Comunque, a parte i ponti, il resto del tragitto di nuovo è semplicissimo e io sono stata molto fortunata perché in realtà c'erano tantissime persone, però avevo sempre questi momenti in cui mi trovavo da sola, quindi sono stata abbastanza fortunata, però appunto è una delle camminate più frequentate qui in Nuova Zelanda, quindi sarà difficile che siate mai da soli, se non magari a orari un po' più particolari. Vi consiglio assolutamente di venire a fare questa camminata se capitate da queste parti, perché è stata una delle camminate più belle che io abbia mai fatto e ne vale veramente la pena, soprattutto perché è una camminata semplice e abbastanza veloce. Quindi questa camminata è stata una piccola tappa lungo il viaggio, poi abbiamo ripreso a guidare verso nord, lungo la costa, che anche quella è una strada molto bella da guidare e da vedere, quindi non è stata faticosa, diciamo. E mentre andavamo siamo riusciti anche a vedere dei delfini in lontananza. Io ho provato a fare un video per voi, vedete qualcosa lì in lontananza che salta, però ovviamente con un telefono non è molto facile, però ci ho provato per voi. Poi ci siamo fermati un po' in mezzo al nulla per dormire nel van e il giorno dopo abbiamo guidato fino a Picton, dove abbiamo preso il traghetto per arrivare fino a Wellington.
Il traghetto dura circa 3 ore e mezzo, quindi non tantissimo, è un'ottima opportunità per mangiare e per vedere di nuovo dei paesaggi meravigliosi, perché guardate qua, anche solo il traghetto è bellissimo e ne vale la pena prenderlo solo per guardarsi intorno. Bene, per oggi è tutto. Settimana prossima vi farò vedere come continua il mio viaggio fino a Auckland e quali altre cose ho fatto lungo la strada. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima. Ciao!